Ciao a tutti! Oggi voglio fare un video diverso dal solito perché siamo vicini alla fine dell'anno 2020 e vorrei parlare dei prodotti artistici preferiti durante l'anno 2020. Allora, partirei dalla carta per l'acquerello, sia carta di cotone che carta di cellulosa, perché secondo me la carta è il prodotto più essenziale e importante per ottenere della bella arte, della bella illustrazione ad acquerello, secondo me è fondamentale, più degli acquerelli stessi, perché gli acquerelli, anche quelli meno professionali, rendono comunque bene sulla carta, una buona carta, insomma, quindi parleremo anche degli acquerelli e poi dei pennelli e di altri accessori per dipingere ad acquerello. Voglio fare questo video anche perché molte persone mi chiedono su Instagram che carta mi consigli e quale tipo di acquerello usi, quale tipo di pennello è il migliore per l'acquerello. Quindi voglio un po' rispondere anche a queste domande. Ovviamente mi riferisco all'anno 2020 perché ho lavorato molto di più, ho scoperto nuovi materiali, ma ho riscoperto anche quelli vecchi che avevo nell'armadio e quindi secondo me questo video un po' riassuntivo dell'anno può essere utile anche in vista di nuovi acquisti. Quindi se siete curiosi continuate a guardare il video e mi raccomando iscrivetevi anche al mio canale, c'è il bottone qui sotto. Grazie! Allora, partiamo con la categoria della carta di cotone per l'acquerello e in questa categoria per me le migliori di quest'anno sono state Saunders Waterford e Canson Moulin du Roi. La prima l'ho proprio scoperta quest'anno, l'ho comprata quest'anno per la prima volta e mi sono veramente trovata benissimo. Devo dire che ha una alta resistenza all'acqua e mi piace tantissimo il fatto che la superficie della carta non sia così ruvida e granulosa come invece succede per la Arches, che pur essendo una grana fine la trovo a volte per le cose che faccio un po' troppo ruvidina, un po' troppo ancora come grana un po' grossetta, ecco. Invece la Saunders Waterford secondo me si avvicina di più a una grana satinata, ma senza le difficoltà di una grana satinata. E per esempio un'illustrazione che ho fatto, che ce l'ho proprio qui, è questa natalizia e appunto la resa mi piace davvero molto molto su questa carta e come vedete sono riuscita a fare dei dettagli poi piccolissimi con i pennellini sottili perché essendo che la superficie non è troppo ruvida comunque sono riuscita a in qualche modo fare anche dei dettagli molto piccoli. E un'altra illustrazione è stata questa, ispirata a Rapunzel. Tutte queste illustrazioni comunque le trovate su Instagram. Per quanto riguarda invece Moulin du Roi, è una carta che è uscita dal mercato, comunque è fuori produzione, non la trovate più sul mercato europeo, ma io l'ho trovata su AliExpress perché volevo comprarla e provarla. È una 100% cotone e il prezzo è molto vicino a tutte le carte che hanno questa percentuale di cotone. Quindi anche se comprate questa carta su AliExpress cerco di lasciarvi comunque il link qui sotto nella descrizione se lo trovo. Comunque il prezzo insomma è alto, è quello che trovate per una carta Arches o di altri marchi e mi hanno fatto notare che questa carta, c'è qualcuno che l'ha comprata sul mio consiglio, non è del tutto identica alla carta Moulin du Roi venduta sul mercato europeo all'epoca. Forse perché in base al tipo di mercato, quindi in questo caso mercato cinese, la qualità magari è leggermente diversa, però io davvero ho visto in questa carta un alto potenziale, cioè per me è una carta di cotone, è quello che c'è scritto e la resa è molto bella e forse la superficie è ancora meno ruvida rispetto alla Saunders, se possibile. Ecco, qua ho fatto alcune illustrazioni sempre natalizie e anche questa sempre ispirata a Rapunzel. C'è tutta una storia dietro alle illustrazioni ispirate a Rapunzel che vi ho lasciato in Instagram e che è legata appunto al mio matrimonio. Quindi queste sono le due carte di cotone che io ho preferito e ho utilizzato durante tutto l'anno. Qui invece ho le carte di cellulosa per l'acquerello, quindi carte comunque non dello stesso livello della carta cotone, ma molto buone a mio avviso. Parto da quella che io nomino di più su Instagram, che è la carta Artezza. Io ho questo album fatto così, non è una carta 100% cotone, però la superficie è davvero
liscia, morbida, soffice, e le illustrazioni poi secondo me rendono bene su questa carta e in molti mi hanno detto lo stesso. Per esempio ho fatto questa illustrazione natalizia e come vedete non ci sono particolari problemi con questo tipo di carta, e sempre di Arteza trovate anche il taccuino con questa bella copertina di stoffa, e dentro per esempio ci ho fatto delle illustrazioni giusto per iniziarlo perché uno l'ho già finito, delle illustrazioni fantasy. Basta, per ora ho fatto solo 2 pagine, non sono molto abituata a dipingere nei taccuini, utilizzo di più l'album e i fogli sparsi. E un'altra carta che mi è piaciuta molto è la Daler Roney, questa carta appunto che è un mix di cellulosa e bambù, comunque un ingrediente particolare, ma la superficie, allora questa carta è molto pesante, 425, in Amazon la trovate a 300 grammi, quindi sempre questo tipo di album così con la spirale lo trovate comunque su Amazon, ma con una percentuale più bassa, con una grammatura più bassa, e vi lascio comunque il link sempre qui sotto. Qui per esempio ho fatto delle illustrazioni per il laboratorio natalizio e devo dire che comunque ha una bella resa. Questo tra l'altro è un album davvero grande, in formato A3, e devo dire che la superficie è molto simile alla Arches, quindi abbastanza grossetta come grana, però nel complesso è una carta su cui veramente si può dipingere, si può fare esercizio, e queste carte in particolare io le ho utilizzato tantissimo durante quest'anno, anzi non penso di avere più altri brand in casa come carta di cellulosa, e quindi se posso consigliarvi queste secondo me sono le migliori in questo momento, poi vedremo se l'anno 2021 ci riserverà altre sorprese. Passiamo ora agli acquerelli. Allora, parto dagli acquerelli professionali, ho qui 2 brand, i Lucas 1862 e Schmincke Oradam. Parto dai Lucas perché secondo me sono quelli più sottovalutati, questo perché sono degli acquerelli opachi, abbastanza opachi, coprenti, hanno delle tonalità abbastanza vivaci per certi versi, quindi molti magari non utilizzano questo tipo di acquerello con queste caratteristiche per un'arte realistica, qualcosa che è basato di più sulla natura, quindi io consiglio a chi fa soprattutto illustrazione, anche character design, una serie di, diciamo, negli ambiti più infantili, più giocosi, questo tipo di acquerello secondo me va bene. E un'illustrazione che ho fatto è questa, che trovate sempre su Instagram appunto, e secondo me comunque rendono davvero bene. Poi li ho utilizzati anche durante il laboratorio natalizio, insomma ho fatto diverse illustrazioni e a me sono piaciuti. Come vedete comunque sono anche abbastanza utilizzati e li utilizzo da circa 6 mesi. Poi Schmincke Oradam, sapete, è un classico, è quel tipo di acquerello trasparente, brillante, che si adatta a tantissimi tipi di stili, anche realistici appunto. Questa è la mia vecchia palettina usurata, poi ne ho un'altra piccola di Schmincke Oradam perché per me sono un classico e quindi secondo me sono quel tipo di acquerello che va bene per tutto. E ho realizzato per esempio questo tipo di dipinto in negativo, che essendo comunque un dipinto dove ho fatto tantissimi strati con gli acquerelli Schmincke sapevo di andare sul sicuro, perché essendo comunque abbastanza trasparenti non avrei ottenuto una copertura tipo simile gouache, ecco, quindi avevo bisogno di qualcosa più trasparente. Come acquerello invece per principianti o comunque per fare esercizio, questi sono gli acquerelli di Daler Roney. Secondo me è una palettina molto versatile perché ci sono comunque i rossi caldi, i rossi freddi, c'è la possibilità di ottenere diverse tonalità rispetto ad altri set che invece sono da 12 e che non hanno proprio tutta questa varietà. E vi faccio vedere nel taccuino che ho utilizzato quest'estate, per esempio al mare ho realizzato con questa palette questa illustrazione qui. Quindi sono
molto utili da portare in giro e fare esercizio, quello sicuramente. Cerco di lasciarvi il link di tutto e spero di trovare proprio tutto. Vi parlo anche degli acquerelli artigianali, magari pochi di voi li conoscono. Ho fatto con i The Bee Watercolors, gli acquerelli di Simona, e vi lascio il link suo di Instagram, questa illustrazione per il progetto Acquerelli Viaggiatori. Chi mi segue su Instagram magari sa già di cosa si tratta. Comunque questo set di acquerelli artigianali che ho utilizzato per questa illustrazione è adesso in viaggio da vari artisti e sta facendo un po' il giro dell'Italia. Li ho utilizzati solo una volta, però devo dire che valgono la pena davvero e penso anche più di Schmincke o Radam perché hanno dei pigmenti pazzeschi, insomma si vede che sono acquerelli artigianali e hanno una resa veramente bella sulla carta, quindi vorrei averli qui e farveli vedere di più e più da vicino, però non ce li ho e spero che un giorno potrò parlarvene di più. Però se dovessi comprare acquerelli in futuro, perché magari finisco gli Schmincke o che ne so, penso che comprerei gli acquerelli artigianali. Parliamo ora dei pennelli. Sia per i pennelli in setola naturale che per i pennelli in setola sintetica, io comunque vi consiglio un marchio che potete trovare facilmente e che sia una garanzia. Per me Da Vinci è davvero una garanzia, è un po' come dire Schmincke, è quella cosa che trovate ovunque davvero, addirittura penso in alcune cartolerie, e i pennelli sono davvero molto molto buoni. Per quanto riguarda la setola sintetica, un altro marchio davvero che io apprezzo tantissimo è Skoda, però è più difficile da trovare e anche un po' più caretto. Loro hanno anche delle linee che sono molto simili ai pennelli in setola naturale. Ho fatto anche un video dedicato a questo brand e devo dire che insomma è ottimo se ne avete l'occasione. E poi dei pennelli più sottovalutati, di cui non se ne parla tanto, sono i pennelli di Daler e Rowney. Io ho questi della linea Dalon e secondo me sono davvero molto buoni, molto validi, quindi se li trovate comprateli perché sicuramente riuscirete a utilizzarli e vi piaceranno. Ora vi mostro alcuni accessori che ho utilizzato durante quest'anno e sono il Masking Fluid di Winsor & Newton, la versione colorata giallina, non quello trasparente, perché devo avere modo di vedere dove lo posiziono. Non utilizzo molto il masking fluid, ma quando devo utilizzarlo ovviamente ho questo e mi sono trovata molto bene. E devo dire che ci sono carte che non reggono il masking fluid, per esempio la carta di Artezza, in particolar modo l'album, ha una superficie molto liscia, molto morbida anche e secondo me è sensibile al masking fluid proprio per quello, per il tipo di superficie della carta. Poi come gouache bianca che utilizzo molto è questa di Artezza, ma in realtà penso che qualsiasi marchio vada bene. E la gommina di precisione regolabile, secondo me è indispensabile da avere perché molte volte magari dipingendo cose piccoline che hanno diversi dettagli, se devo cancellare una gomma grande ovviamente non mi aiuta per niente. E andando con questa di precisione con molta delicatezza perché poi rovina il foglio, soprattutto se di cotone, sicuramente insomma è molto utile. Quindi questa è una Mono Zero della Tombow, ma sicuramente l'avete vista un po' dappertutto, ci sono anche le ricariche, quindi è molto utile e molto pratica. Questi quindi erano un po' tutti i materiali che ho utilizzato di più durante l'anno 2020. Spero di aver risposto a tante vostre domande su quali sono i miei materiali preferiti. Mi sono un po' legata all'anno 2020 perché, come dicevo, ho fatto veramente tanti lavori e quindi ho avuto modo di sperimentare ancora di più e di capire quali sono quei materiali che più soddisfano le mie richieste, ecco. Ma se avete altri suggerimenti, altri consigli, se avete trovato dei materiali molto buoni durante quest'anno, scrivete pure nei commenti, che in questo modo potrà essere molto utile anche per chi legge e per chi è magari alle prime armi e deve fare un po' di scorta. Quindi vi ringrazio ancora di essere stati con me e vi auguro una buonissima giornata, buone feste e tanta serenità, tanta felicità di cuore. Grazie e ciao!